Ma è possibile tornare insieme anche dopo diversi mesi, a volte anni? Ebbene sì, oggi voglio spiegarti all'interno di questo video alcune cose importanti che è giusto sapere quando vuoi gestire una relazione a distanza per tornare insieme all'altra persona. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL dal 2011 e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere, se lo vuoi, iscriviti al canale, così ogni volta che pubblicherò nuovi contenuti potrai vederli in anteprima. Ora, tuffiamoci subito all'interno di questo argomento. Ho registrato un altro video in precedenza dove spiego proprio l'importanza di alcune dinamiche per tornare insieme. Qui voglio concentrarmi in maniera più specifica proprio sul tornare insieme dopo diversi mesi, dopo che è passato un bel po' di tempo. E la prima cosa che bisogna considerare in questi casi è che comunque c'è un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è che dopo diverso tempo le emozioni moleste iniziano ad affievolirsi e subentrano quelle emozioni che a noi sono più utili, come può essere per esempio la malinconia, la nostalgia di una persona lasciata. E questo è il vantaggio, chiaramente. Ora andiamo alla nota dolente, che è appunto lo svantaggio, che comunque dopo diverso tempo anche i sentimenti gradualmente iniziano a, come dire, a cedere, anche se questo non significa proprio dimenticare una persona. Chiaramente quel senso di attrazione mentale inizia a cedere, non c'è quasi più e questo significa che bisogna ricostruirlo. Ora vediamo appunto due passaggi fondamentali che oggi voglio consigliarti appunto per tornare insieme con una persona anche dopo diversi mesi. Il primo passaggio in assoluto è quello di creare uno spazio tra di voi, un nuovo spazio tra di voi. Quindi cercare di individuare il canale adatto che vi possa mettere in comunicazione e iniziare a piccoli passi a sfruttarlo. Ok? Ora facciamo un esempio. Il canale di WhatsApp è un canale che comunque non utilizzate per scrivervi da molto tempo? Ok, inizia da quel canale. Naturalmente senza pretese. Quindi quello che andrai a veicolare sono solo ed esclusivamente nuove emozioni. È come se conoscessi questa persona per la prima volta. Ormai lo dico molto spesso ed è un principio fondamentale che aiuta moltissimo la riconquista, il ritorno. Quindi cosa ti chiedo di fare sostanzialmente? Inizia a dialogare con questa persona gradualmente, a piccoli passi e senza pretese e soprattutto senza parlare della vostra precedente relazione. Uno degli errori che si commettono è proprio quello di cercare di riportare l'altra persona al passato, come per dire riprendiamoci quello che abbiamo lasciato indietro. No, cerchiamo di costruire qualcosa di nuovo. Allo stesso tempo fai capire all'altra persona che non hai pretese. Se l'altra persona pensa o percepisce che comunque sei lì per riconquistarla, ok, cerca di fare un passetto indietro e dici io non sono qui assolutamente per ricostruire questa relazione. È anche vero che siamo stati insieme e le nostre strade si sono, come dire, si sono incontrate e abbiamo vissuto qualcosa di importante insieme, quindi volevo parlarti di questa cosa alla quale ci tengo molto. Magari inizi un dialogo molto soft, ecco, definiamolo così. È importante creare questo spazio. Ripeto, senza nessuna pretesa. Questo è il primo passaggio. Ora veniamo al dunque, veniamo al bello, come si suol dire, e ti chiedo di fare un esercizio importante. Devi prepararti su un foglio 5 episodi che hanno caratterizzato in positivo la vostra relazione, ok? Quindi scrivi il primo episodio, cerchi proprio di visualizzarlo, di ricordarlo. Deve essere un episodio, una situazione che vi ha fatti stare bene, ma bene, bene, bene ad entrambi, ok? Non è una situazione in cui tu eri felice e lui no, viceversa, ok? O lei o lui, ecco, a prescindere ora. Mi rivolgo sia ad uomini che a donne in questo video. Detto ciò, una volta che tu hai riportato questi 5 episodi, dovrai utilizzarli per creare un gancio per un possibile incontro futuro con l'altra persona. A noi
questi episodi servono proprio per fare da gancio sostanzialmente. E a quel punto, chiaramente, una volta che hai iniziato a dialogare in maniera più armonica con l'altra persona, senza pretese, perché non deve essere spaventato o spaventato da un possibile ritorno, ok? Lì inizi a ad utilizzare uno di questi 5 ganci, quello che dopo averli scritti e meditati e letti e riletti, ti renderai conto essere quello più vicino a voi, che, come dire, vi riporta in un momento molto bello della relazione. A quel punto che fai? Puoi mandare un messaggio dove, ora ti faccio un esempio molto easy, come si suol dire, mandi un messaggio e dici: sai, l'altro giorno mi è successa una cosa straordinaria e mi sono detto, vorrei parlargliene a Luca, Francesco, Maria, Giovanni, ecco. Solo che poi ad un certo punto mi sono reso conto che in realtà non potevo farlo. E allora ci sono rimasto un po' male. Vedi il dialogo che si sta creando, no? È come se a te fosse successa questa cosa straordinaria e hai pensato subito all'altra persona. Chiaramente ti sei limitato a scrivere, ok? Dici non l'ho fatto. Allo stesso modo vorrei raccontartelo. Vorrei avere la possibilità, una volta che ci incontreremo per un caffè, di parlarti di questa cosa. Quindi cosa fai? Non dici incontriamoci che te ne parlo. Vorrei, mi piacerebbe. È un termine molto bello da utilizzare. Mi piacerebbe, una volta che ci incontriamo per un caffè, a raccontarti di questa cosa. In quel caso l'altra persona potrebbe essere predisposta o meno, questo devi tenerlo in conto. Se l'altra persona è predisposta ad ascoltarti, oppure eventualmente dice sì, potremmo prendere un caffè insieme e quant'altro, piano piano ti dirigi verso l'incontro, perché è quello il nostro obiettivo, cercare di veicolare proprio l'incontro e soprattutto, ora cerco di creare proprio il gancio per farti capire perché tornare insieme dopo diversi mesi, perché in questi mesi c'è stata una sorta di meditazione tra di voi che vi ha portati a riflettere su tante cose. Quindi facendo il gancio ad una di queste 5 cose, gradualmente anche alle altre, cosa fai? L'altra persona è arrivata, come si suol dire, in uno stato emozionale fluido, senza tensioni emotive, magari con un po' di nostalgia, un po' di malinconia. Preparando il gancio, cosa fai? Colleghi la nostalgia con il gancio, sostanzialmente, e quindi 1 più 1 fa 2, e questo è il nostro obiettivo. Quindi mi raccomando, prenditi il tempo necessario per attuare questa cosa. Ora, se ti fa piacere saperne di più, oppure vuoi che costruiamo insieme una situazione tipo e cerchiamo di come dire, entrare nel vivo della tua specifica situazione, sul sito domenicoiapello.com troverai il modo per contattarmi. In descrizione c'è anche il numero di WhatsApp e ti chiedo anche di lasciare un like se hai trovato utile questo video e anche commentare dandomi il tuo parere o qualche suggerimento per un video futuro. Detto questo, grazie di vero cuore per avermi ascoltato fin qui, un abbraccio e alla prossima. Ciao!